Abbiamo mangiato da urlo e il caffè fa veramente cagare. L'aria è fredda e ho gli occhi che mi lacrimano. Abbiamo preso 2 caffè, una bottiglia d'acqua naturale piccola e 2 croissant. È stato più che onesto. C'è da dire, ragazzi, che comunque questi, andate dove andate, ma i croissant, le cose dolci le sanno fare, non c'è niente da fare. Da un croissant del genere così che mi ha portato in paradiso, come ha fatto a fare un caffè così schifoso? È una roba, ragazzi, questo è veramente terrificante, forse il peggior caffè delle vacanze fino adesso. Abbiamo deciso di andare verso il circolo, guardate che bello, Etrumuse, perché ci siamo resi conto che comunque qua i paesi non sono come siamo abituati noi anche quando siamo andati in Normandia eccetera, che arrivi, c'è il centro con la chiesa da vedere, tutto è bello, il borghetto. Qui è un po' mezzo abbandonato e un po' carino, ma non è che c'è più di un quarto d'ora. Disabitato, non abbandonato. Si dice il master disabitato, non abbandonato, però non è che c'è un granché da fare, e allora adesso andiamo a vedere qualcosa di naturalistico e bellissimo. Questa zona è stupenda, una roba meravigliosa, tutta tenuta, verde, un profumo nell'aria di pulito, di fresco, di erba, fantastica. Abbiamo trovato un ristorante che a me sembra chiuso, ma forse è aperto. Hanno uno stile veramente molto particolare. Questo è un posto molto caratteristico dove si fermano i trattori e la gente del posto, i grandi lavoratori. Quindi la signora, non mi sono azzardato, non avevo voglia del vino, ma non ho avuto il coraggio di dirgli di no. L'acqua è così fredda che quando la versate nel bicchiere sembra miele. Questo è caratteristico, non è sicuramente un posto turistico, però le campagne da queste parti sembrano proprio quelle case come nel Texas hanno i texani, i grandi ranch. Loro hanno delle cose del genere, però con il freddo questi campi continuamente verdi, pieni di mucche e poi in ordine, tirati veramente bene. Questo posto qua pare che più caratteristico di così se muore. Rido perché l'ambiente è un po' presenti fin quelli di paura che tu entri in un posto e poi ti infossano in una camera e non esci. Questo qui potrebbe essere tranquillamente una di quelle ambientazioni. Ha messo dei figuranti dietro per far finta che c'è della mossa, sì, e sono poi la tutti signora complici ti fa questi. su e ti porta via. Oh Dio mio, allucinante. Pour moi, merci, oula. Et la combinaison. Sorbole. Però, merci. Un
Una trota praticamente intera. Che bel piattone. Hanno fatto una salsa tipo la senape. Assolutamente. Bravissimi. Sembra prosciutto senza un filo di grasso. È caldino. Notevole, saporitissimo. Col fatto che non c'è il grasso arriva tutta la botta del sapore. Qui ci sono anche le 2 ovine al tegamino. Sicuramente intanto loro hanno sempre degli impiattamenti molto belli, Ero curiosa di sta cosa qua sotto che non capisco cosa siano. Cosa sembra sedano rapa? Questo qua sotto. La trota ha le mandorle, la panna. Che strano. Solo che mi ha messo la panna sulla pelle così non capisco. La trota è buonissima. Trota che è pesce direte voi, sì, però ovviamente è il pesce della montagna la trota alla fine. L'ho presa per quello perché sennò è solo carne. Queste sembrano quelle dell'ospedale, a vederle così. Boh. Non sono stralessate. No, vi dirò. Sono bravi. Vi dirò, i francesi comunque ci sanno fare in cucina. Noi non siamo sicuramente da meno, però anche le verdure, le cose le trattano sempre benissimo. Devo dire, è un broccolo, buonissimo anche lui. Io mi vergogno un po' a dirlo, ma io ho sempre una fame terribile, non so. Molto buono, c'è la cannella. Non ha la crosticina super croccante sopra, l'hanno appena tirata fuori dal frigorifero, frega niente. Hanno sostituito alla vaniglia classica che usano tutti la cannella. Ci stanno guardando dal tavolo là dietro perché secondo me con la telecamera sembriamo un po' degli astronauti. Sa di latte che io non ho mai sentito una crème brûlée saper così tanto di latte, cioè tipo hanno munto la mucca e hanno fatto la crème brûlée e costerà facilmente la metà di quanto la si paga negli altri posti. Veramente buonissima, comunque veramente buona. La spesa è stata di 41 euro, quindi già fa capire che questa è proprio la trattoria del posto classica dei Pirenei. Abbiamo mangiato da urlo e il caffè fa veramente cagare. È arrivato il mio passaggio, adesso ripartiamo. Strano vedere come cambia continuamente il paesaggio, il modo di costruire le case, come dire, l'ambiente. A me fa sempre un certo effetto comunque questa cosa. Voglio dire ragazzi, questo qui per tutti quelli che hanno il camper è la sua, è pieno di piazzole, è pieno di scorci, è stupendo. Ma ci sono le marmotte, tu buono, non lo so se sono posti da marmotte, c'è la marmotta.
Vedete il sorriso sulla mia faccia? Riusciamo a prendere il trenino. Io ero sicura che partisse la prossima settimana, invece c'è già adesso. Comunque normalmente è da giugno. C'è una corsa ogni ora e hanno aumentato il prezzo. Prima erano 7 euro, adesso sono 10 euro. Però questa è fantastica, vedrete, perché se no il giro lo potete fare a piedi, però ci vuole un'ora andare e un'ora a tornare. Invece col trenino non fate fatica, vedete tutte le bellezze del mondo, perché il trenino vi porta sempre in posti fantastici. I motociclisti duri in montagna bevono il teino. Esatto, per andare a fare pipì in ogni angolo. Qui vi fa vedere che ci sono quelli chiamati 3 cirque e sono tutti a confine con la Spagna, che di qua siamo in Francia e di là siamo in Spagna. Faccia da trenino, trenino in arrivo. Speriamo che sia una buona idea, secondo me battiamo i denti di brutto. La natura qua vi fa sentire come delle formichine. Freddo, la sabbia. No. Il colore del ghiaccio ha diverse colorazioni. Sì, è una cosa, a dire, suggestivo, non rende l'idea, è una cosa fantastica. E quando organizza il boss ghiaccio e neve? Anche a giugno! Anche a giugno! Ho preso un freddo. Ora da qui scendiamo e andiamo a cena a Lourdes. Siamo arrivati a Lourdes e in Place du Marcada trovate il parcheggio moto. Cioè, sono scappati tutti, siamo arrivati noi. Cioè, che è un bel paesino questo, eh? Però io non riesco a capire una cosa, è domenica sera. I ristoranti di cucina francese, cioè quelli del posto, sono chiusi. Trovi solo l'indiano, il vietnamita, il kebab, la pizza con la tovaglia cerata che gliela lascerei loro. Il cinese, l'indiano, cioè io non lo so, è una fatica. Allora, adesso arrivano le mie patate fritte. Io ho preso il burger della casa che ha un aspetto meraviglioso. C'è tutta la sua cipolla, le sue salsine, il pomodoro fresco. Senti il profumo. Spettacolare, ma callo. Poi soprattutto in Francia vi fanno sempre le patate fritte con la buccia finalmente. Questa è stata una manovra pericolosissima, occhio dove lo fai cadere che sta già perdendo percola. Fuori c'è scritto che hanno la griglia a legna e si sente tantissimo anche nell'hamburger. Stra buonissimo, buonissimo questo. Alziamo la coperta al nostro caro buon vecchio bambinetto. Sotto la tegola del monster. No! Dici che sia speziato? È meraviglioso. Questo era un mix grill. Questo gli ha fatto praticamente la coperta con questa sorta di piada, eh? Voilà, nanna! Dove vai? Dove vai? Speziata con tutto. Promosso. Abbiamo speso 43 euro. Ha detto che noi siamo un po' loco. Adesso andiamo a riprendere la moto e proviamo ad andare alla grotta di Masabiel.
Bernadette Soubirous nasce a Lourdes il 7 gennaio 1844. Figlia di Mugnai, l'attenderà una vita di privazioni, fame e dolore. L'11 febbraio 1858 è in cerco di legna presso il fiume ed essendo cagionevole di salute esita prima di attraversarne le acque gelide. A quel punto ode un rumore e una folata di vento. Quando alza gli occhi intravede una signora vestita di bianco. Ella portava un velo anch'esso bianco, una cinta blu e una rosa gialla su ciascun piede. Bernadette recita una preghiera e la signora svanisce, ma attraversando le acque gelide non percepisce alcun freddo.